Arriviamo poi in via San Niccolò per farvi vedere il Palazzo dei Muzzi. Vi renderete conto che questo palazzo, questo appunto che vediamo qui più distante, qui più vicino, ve lo mostro anche in una veduta frontale, un palazzo che nasconde dietro le sue forme in realtà l'unione di case torri. Questo avverrà anche per il Palazzo Davanzati. Considerate che questa è stata anche la prima sede della Loggia Concordia a Firenze, una loggia appunto affiliata alla massoneria. Questo è il retro del Palazzo dei Muzzi e si capisce bene appunto come la struttura sia veramente a scopo difensivo. Veniamo ora al nostro Palazzo Davanzati, oggetto della lezione di oggi, e troviamo un'immagine attuale e un'immagine in una foto di epoca. Il Palazzo Davanzati, considerate, prende il nome di Davanzati perché la famiglia, una delle famiglie che lo occupò per maggior tempo, tra l'altro lo stemma di Davanzati è stato posto anche in facciata, la famiglia Davanzati lo arricchì anche con il proprio stemma e diciamo lo acquista nel 1578 e lo ha abitato fino al 1838, anno quando l'ultimo discendente, l'erede Carlo Davanzati, decise di suicidarsi appunto dal terzo piano. Fu acquistato anche da Elia Volpi, che è un antiquario, nel 1904, anche se poi fu costretto a venderlo nel 1924 a un antiquario di New York. Fortunatamente alla metà degli anni 50 del Novecento fu riacquistato dallo Stato italiano, che ha deciso poi di adibirlo a Museo dell'Antica Casa Fiorentina. È veramente un gioiello, un fiore all'occhiello. Vi invito a vedere per esempio questo dipinto della Cappella Brancacci di Masolino nella Chiesa del Carmine. Ci serve per capire appunto gli edifici della Firenze medievale dell'epoca, perché anche se questa scena si tratta di un miracolo che compie, diciamo, San Pietro, in realtà scopriamo che tutto è ambientato non nel primo secolo d.C., ma è ambientato nella Firenze rinascimentale, tanto che troviamo le persone, vedete, vestite, agghindate come potevano essere dei nobili di quel periodo. E lo stesso è interessante vedere le case sullo sfondo, perché sono una testimonianza proprio del periodo. E vi invito a vedere, ci sono ancora i ganci, gli erri, ci sono a vedere delle scimmiette, ci sono addirittura nei palazzi questi sporti aggettanti che servivano anche per acquistare il volume, la superficie, diciamo aumentare la superficie e il piano calpestabile, perché si pagava una tassa in base al, diciamo, al volume occupato a terra e in realtà allargandosi verso l'alto si cercava una via d'uscita, diciamo, per aumentare poi tutto il volume e la superficie della casa. E vi ho messo appunto a confronto queste immagini proprio per farvi capire come si viveva appunto. Vedete, qui c'è la mamma sta portando fuori il bambino, una signora tutta vestita di scuro, si trovano in alto aperture e finestre sempre più leggere verso l'alto, spesso si trova l'altana e questo sta addirittura rientrando in casa. E questi due personaggi, vedete, sono un esempio di come l'abbigliamento e i tessuti fossero una prerogativa importante dei mercanti fiorentini. Arriviamo a Palazzo Davanzati che presenta, vedete, la stessa scansione anche delle griglie. Considerate la tardi in basso, un tempo erano una loggia aperta. Vedete, poi si alleggerisce sempre di più verso i piani superiori e considerate che il palazzo fu edificato in realtà dai Davizi nel 1330. Deriva dall'unione di due case torri, venne poi acquistato dai Bartolini e poi, come abbiamo visto, lo acquistano i Davanzati. E ha cambiato, diciamo, nel corso del tempo, sono stati effettuati dei restauri, per esempio l'altana è stata ripavimentata, poi lo vedremo, e forse probabilmente aveva una merlatura anche in alto come le altre case torri. In realtà qui poi viene deciso dalla famiglia Davanzati di creare un'altana. Considerate che oggi Palazzo Davanzati si affaccia sull'omonima piazza che è derivata anche questa dagli vari sventramenti urbani e si trova all'ingresso di via Porta Rossa, che era una via importantissima per il commercio. Non a caso vi dicevo, queste arcate un tempo erano una loggia aperta.
Questa è la pianta, diciamo, di tutti i piani, dal piano terra al primo piano, secondo e terzo. E come potete vedere, la pianta dell'edificio si ripete su tutti i piani invariata. Palazzo Davanzati, che vi dicevo si affaccia su via Porta Rossa, che nel Medioevo era una delle vie veramente più importanti di Firenze per il commercio. È edificato in pietraforte su 5 piani, si considera appunto 1, 2, 3, 4 e 5, se si considera anche l'altana. Ha un grande numero di finestre, 5 per piano, e sono molte rispetto alle case torri, no? E che abbiamo visto precedentemente fortificate, perché quando i davanzati praticamente acquistano il loro palazzo, erano diminuiti sicuramente gli attacchi nemici, e quindi le famiglie usano anche la facciata per mostrare il loro prestigio. Non a caso in questo periodo che aggiungono proprio lo sterno, no? Questa è la loggia che vediamo, una loggia pavimentata in cotto. Il cotto è disposto a spina di pesce, ci sono le 3 campate e ci sono delle volte a crociera che sono state intonacate. Qui vi dicevo era un luogo aperto un tempo dove si svolgevano attività commerciali ma anche attività sociali, perché se si faceva un matrimonio, un evento, poteva essere invitata anche la popolazione. Quello che troviamo all'interno della loggia non sono affreschi originali, come non sono originali, è logico, gli arredi, magari provengono da abitazioni coeve che vennero demoliti nell'Ottocento e poi sono state tutte qui risistemate, no? È interessante che qua su in alto si trovano anche delle botole conosciute come piombatoi che permettevano il lancio dal primo piano di olio bollente, di pesce, di sassi a scopo proprio di difesa. Caratteristica proprio di questo palazzo è proprio anche il massiccio portone in legno, questa volta è originale, che è tutto rinforzato da tutta una serie di borche. Salendo arriviamo appunto a un ballatoio e poi siamo introdotti nella sala madornale. Dicevo, questa sala più grande, luminosa, il soffitto è decorato in 2 modi diversi e questo ci fa supporre che la stanza fosse divisa in 2 ambienti distinti. E troviamo qui anche i piombatoi che ora vi mostro. Sono questi, vi dicevo, si possono aprire e gettare nella loggia sottostante per persone indesiderate, appunto pesce, olio bollente. Qui dove si trova appunto la carrucola dove poi si può attingere l'acqua e portarla su a tutti i piani. Vi invito a vedere poi la tipologia di finestre, no? Finestre che presentano anche più aperture proprio per modulare la luce nelle varie ore del giorno. Era facile, qui, ecco, vi mostro anche questo dettaglio. Ora qui logicamente vedete i vetri, in origine non esistevano, ma si mettevano dei panni. Vedete anche qua su ci sono dei ganci che servivano riempendo la casa di tessuti, di panni, di arazzi, di tappeti, avrebbero mantenuto la casa più calda. Non a caso, appunto, esiste anche un'opera famosa. Vedete qua su ci sono i ganci, venivano messi appesi questi panni per non far passare il freddo e c'è addirittura bellissima, vedete la Madonna dell'Impannata di Raffaello, conosciuta proprio in virtù di questa usanza di mettere questa protezione e mantenere il calore. E arriviamo ai famosi agiamenti. Sicuramente un agio è una comodità che uno sa e viene usato, diciamo, per piccoli vani che vengono adibiti a servizi igienici, cioè ci si può lavare, si può fare i nostri bisogni. Erano molto rari sicuramente trovare questo in una casa del Trecento. Addirittura qui a Palazzo Davanzati sono presenti 2 agiamenti per piano. Sono delle stanze molto piccole di forma triangolare dove c'è una buca coperta da un coperchio di legno che veniva usata come WC, poi c'è una sorta di vasca in metallo che serve appunto per lavarsi. Vi invito a vedere che si poteva accedere sia alla camera da letto che dallo studiolo. Vedete, questa è la sorta di vasca e questo invece è il WC. Logicamente quello che veniva fatto cadeva in un intercapedine del muro e cadeva in strada, logicamente il sistema era quello. Andiamo alla camera nuziale della Castellana di Vergy, che mostra appunto un amore che è un amore segreto tra 2 giovani, Guglielmo un cavaliere e una castellana appunto di Vergy,
E questo amore viene in un certo senso turbato da questa duchessa, che è la moglie del duca di Borgogna, che si innamora praticamente del vassallo Guglielmo, di suo marito, del duca di Borgogna, e tenta praticamente di sedurre il cavaliere Guglielmo. Sicuramente Guglielmo rifiuta e lei allora che cosa fa? Si vendica, accusa Guglielmo presso il marito di averla in un certo senso sedotta e insidiata. Castellana di Vergy. Lei non voleva che il loro amore fosse rivelato, tanto che c'è anche un canino che fa in modo, diciamo, che il loro amore resti segreto. E quindi per lei era proprio un dolore immenso il fatto sapere che Guglielmo potesse rivelare questo segreto. Logicamente Guglielmo è costretto a dichiarare questo segreto proprio perché per difendersi, diciamo, presso il duca di Borgogna. Se non che lei, quando lo sa, cosa fa? Si uccide. E poi a questo punto, quando Guglielmo scopre che la sua amata Castellana si è suicidata, si uccide anche lui. A questo punto è logico, il duca di Borgogna decide di uccidere anche la duchessa, tagliandole la testa e poi parte per la Terra Santa ad espiare le sue colpe.